rieccoci quest'oggi con un nuovo video e come potete vedere con i nostri Manara Tarot. Dunque quest'oggi ci occuperemo di un incontro, il prossimo incontro che ci sarà tra voi e una determinata persona, una persona che ovviamente vi piace o con la quale avete appunto una storia, una frequentazione, una liaison, quindi a prescindere che tra voi ci sia un rapporto più o meno libero. Vogliamo cercare di capire come sarà questo incontro, quindi se voi ne trarrete i giusti benefici e anche eventualmente l'altra persona, e vogliamo dunque cercare di capire come procederà il vostro rapporto, ovviamente a seguito di questo incontro. Quindi chiaramente parliamo di una persona che evidentemente non vedete da diverso tempo o comunque una persona che vorreste, diciamo, ecco, vedere a breve, magari anche con un incontro, diciamo, ecco così, più o meno risolutivo. Utilizzerò un metodo che io ho già usato diverse volte sul canale, un metodo che non parla in particolar modo, ecco, di incontro, ma che ci permette di capire i pro e i contro di un eventuale incontro, quindi potenzialità ma anche ostacoli, e cerchiamo appunto di capire se ci sarà finalmente appunto questo incontro e soprattutto a cosa porterà, quindi se porterà a dei veri e propri cambiamenti nel vostro rapporto. E ovviamente carta fondamentale, come lo ripeto sempre ragazzi, ovviamente il consiglio che vi viene dato appunto dagli arcani per cercare appunto di capire se diciamo ecco ci possano essere dei margini di azione da parte vostra per fare in modo che questo incontro avvenga il prima possibile o che comunque abbia il risultato più felice possibile, d'accordo? Dunque, iniziamo appunto a mescolare il mazzo dei Manara Tarot e ovviamente, come sempre, lasciamoci guidare dal principio di sincronicità. Vediamo un po'. Perfetto. Dunque, riponiamo in questa posizione il resto del mazzo. Come potete vedere, qui appunto abbiamo le 8 carte, o 7 più 1, come dico sempre io, inerenti chiaramente il consiglio che è in questa posizione, che appunto vi viene dato dagli arcani. Aperta e chiusa parentesi, ragazzi, come sempre io vi lascio il link in descrizione di un mio video precedente in cui ho descritto in maniera molto dettagliata questo mazzo nell'introduzione. Dunque, in caso vogliate saperne di più circa appunto le opere di Manara e questo meraviglioso mazzo, quindi come viene interpretato questo mazzo alla luce appunto nel modo di fare arte del grande Milo Manara, ecco che potete appunto cliccare sul link e guardare l'introduzione del video indicato dal link stesso. Chiusa parentesi, dunque
Ovviamente chi mi segue da tempo conosce già molto bene le varie posizioni, comunque io tendo sempre a riassumerle per le new entry ovviamente. Prima posizione il presente, quindi come questa persona sta vivendo questo momento appunto lontana da voi, se ha voglia di vedervi e quindi anche chiaramente che immagine ha di voi anche al positivo, seconda posizione. In posizione esattamente opposta, quindi in terza posizione, terza o quarta, seconda appunto della carta che si sceglie di vedere prima, gli opposti, ossia appunto tutti quei fattori che possono in qualche modo, diciamo ecco, intervenire negativamente nel vedervi. Cosa può andare storto? Posizione centrale invece nel cuore della stesa abbiamo appunto cosa ha nel cuore questa persona, quindi se ha voglia di rivedervi e appunto come intende agire. In questa posizione, quindi quinta carta, abbiamo l'esterno, quello che circonda questa persona, quindi se possa eventualmente avere magari altre distrazioni piuttosto che diciamo ecco altre situazioni più o meno facilitanti, si spera. Ultime tre posizioni inerenti ovviamente il futuro. In terzultima posizione il karma, quindi quello che avverrà tra voi e questa persona a prescindere da qualsiasi vostro comportamento o atteggiamento, quindi il percorso che ancora voi e questa persona dovrete andare a compiere. Penultima posizione molto importante invece appunto quella che ho definito la più importante secondo me, come tipico delle stese tarologiche, il consiglio degli arcani, cioè cerchiamo di capire come è possibile gestire al meglio questa situazione e magari anche le criticità rintracciate in questa posizione, in terza o quarta posizione. In ultima appunto posizione invece cerchiamo di capire come procederà la situazione tra voi e questa persona, quindi se ci sarà questo incontro e ovviamente anche magari cerchiamo di capirne qualcosa in più circa le tempistiche. Allora, prima posizione, quindi cerchiamo di capire questa persona ad oggi come appunto sta vivendo questa lontananza da voi, quindi che cosa avrebbe anche eventualmente intenzione di fare. Allora, qui abbiamo il 3 di denari, questa è una persona che ha una gran voglia ovviamente di vedervi, è una persona che conta diciamo ecco di vedervi anche in un momento di come potete vedere quotidianità. È brutto da dire, ma anche diciamo ritagliandosi del tempo, ma non perché voi siate un ritaglio di tempo, ma perché parlando di denari questa persona ha delle incombenze di una certa importanza inerenti o faccende professionali, economico-finanziarie come tipico delle carte di terra, appunto, quindi di denari, oppure appunto questioni inerenti alla famiglia. Ragazzi, guardate, qui abbiamo proprio la tipica situazione di una triangolazione, d'accordo? Qui abbiamo due coniugi che ovviamente rappresentano diciamo il matrimonio, comunque un ambiente di tipo tradizionale, e abbiamo appunto nella parte sottostante invece un incontro nascosto particolarmente focoso, però chiaramente vissuto sicuramente appunto lontano da sguardi indiscreti. È chiaro dunque che questa persona, diciamo che in caso sia impegnata, vuole e intende vivervi proprio così, cioè questa immagine è diciamo l'istantanea, la foto di come lui intende vivere anche il vostro rapporto, quindi non solo il vostro prossimo incontro, quindi qualcosa da viversi in maniera molto focosa, molto intensa, di nascosto, ma ovviamente al di là di, ripeto, situazioni ufficiali. In caso tra di voi non ci sia una storia clandestina, quindi in caso voi comunque abbiate un, diciamo, rapporto di tipo così, diciamo, del tutto libero, quindi l'altra persona non impegnata ufficialmente,
ecco che qui questa persona comunque, ripeto, deve vivervi comunque ritagliando del tempo, trovando del tempo rispetto a qualcosa di ufficiale, che in questo caso appunto non è un compagno, una compagna, un matrimonio o un fidanzamento, ma delle incombenze, ripeto, da un punto di vista ecco, economico-finanziario, potrebbe avere per esempio delle beghe legali da dover risolvere che lo preoccupano, oppure soprattutto da un punto di vista professionale, per cui questa persona è impegnata come tipico tra i denari in collaborazioni abbastanza estenuanti che lo obbligano, perché lui si sente obbligato a dover appunto in qualche modo sottostare a delle regole. Ora, potrebbe trattarsi anche di impegni inerenti alla famiglia di origine, quindi mamma, papà, fratello, sorella, assolutamente sì. Quindi comunque qualcosa di ufficiale che lui vive come, diciamo, ecco, molto vincolante e in maniera anche un po', vedete, sovrastante, ingombrante, soffocante rispetto invece ai suoi desideri che sono rivolti unicamente, chiaramente, a voi. D'accordo? Quindi questa carta secondo me è molto importante, ripeto, un po' l'istantanea, la foto proprio di quello che lui sente di dover vivere con voi e che comunque vorrebbe vivere con voi. Tra l'altro, come vedete, qui abbiamo il simbolo del Capricorno, quindi questa persona diciamo che sente molto forti e molto potenti i dettami dell'ambiente che lo circonda. In caso sia una persona impegnata, tiene molto al suo ruolo di uomo sposato o comunque diciamo ecco di marito piuttosto che di papà, di padre, quindi è una persona che tiene molto all'immagine che lui rimanda di sé agli altri. Ovviamente anche immagine di figlio, in caso per famiglia, qui si intenda la famiglia di origine, quindi fa proprio fatica questa persona a staccarsi dal dovere, come tipico del segno del Capricorno, d'accordo? Che quindi preferisce castrare e magari viversi di nascosto in maniera un po', ecco, velocizzata i momenti di grande piacere, però pur di non venir meno a quelli che sono i suoi doveri, che lui sente come un richiamo vincolante e ahimè purtroppo anche castrante, ragazzi, perché così facendo, vedete, insomma, sì, riesce a vivere i suoi desideri, però sempre mettendoli tra parentesi. Vediamo ragazzi in seconda posizione invece appunto come vi vede questa persona, cosa vede di bello nella possibilità ragazzi di incontrarvi il nuovo segno del Capricorno. Qui abbiamo una carta inequivocabile, ossia il diavolo. Allora ragazzi, sicuramente questa è una persona che vi vede come una tentazione a cui non ha nessunissima intenzione di rinunciare. Quindi a prescindere da quello che verrà poi chiaramente estratto in questa posizione, dalla carta che è stata estratta in questa posizione inerente il karma, comunque sia questa persona reputa il vostro rapporto totalmente inscindibile, cioè tra voi ci sono delle catene come tipico del diavolo che non verranno dal suo punto di vista ovviamente, poi a prescindere dalle vostre scelte che potrebbero essere ben diverse, però per quanto concerne lui, ecco, ritiene di non dover mai arrivare al punto di scindere queste catene. Questa persona si sente legata a voi come mai nella sua vita, quindi sente un legame troppo profondo, un legame fatto di eros, passione, libido, proibito, tutte quelle sensazioni che lo fanno sentire vivo, che gli piacciono da morire e alle quali lui non vuole rinunciare. Cioè in realtà, vedete, anche il dover vivere le situazioni in questo modo di nascosto, ok? In realtà questa cosa a lui piace da matti, quindi comunque sia l'adrenalina, no, del proibito a questa persona piace tantissimo. La carta del diavolo è sicuramente una carta molto importante che chiaramente ci parla di, diciamo, ecco, un qualcosa di molto importante comunque. È una carta che parla di un desiderio folle e anche di un andare a rischiare pur di potervi rivedere presto e anche risentire presto.
Quindi in caso questa persona sia impegnata farà veramente carte false pur di potervi vedere, andando a rischiare, attenzione perché il diavolo è la carta del rischio, quindi rischiando anche di poter essere scoperto dalla compagna ufficiale. In caso questa persona sia single, la carta del diavolo parla comunque di un incontro molto pepato, di un incontro comunque molto bello, che avverrà anche in luoghi, per esempio, particolarmente tabù, sino ad ora tabù tra voi e questa persona, cioè potrebbe volervi vedere in ambito lavorativo, professionale, in caso siate colleghi, per esempio nel suo ufficio, d'accordo? Quindi una persona molto particolare che cercherà di abbattere questi tabù perché il suo desiderio è veramente imperante, è sovrastante, cioè questa persona non riesce a fare in modo di avervi, cioè proprio vi desidera come non ha mai desiderato nessun altro nella sua vita. Il diavolo è questo che ci riporta, cioè diciamo un legame che può avere sicuramente anche degli aspetti morbosi, perché questa persona potrebbe aver tentato anche 100.000 volte di rinunciare a voi, ma non c'è riuscita ovviamente, voi idem, ma anche comunque ci identifica un rapporto molto bello, comunque di un'enorme profondità, che ha come collante l'erotismo, è vero, però ragazzi, comunque il diavolo non è disgiunto rispetto a delle emozioni, a dei sentimenti, ok? Cioè diciamo che tra di voi la parte preponderante è il sesso, però chiaramente non c'è solo questo, ok? Quindi qui ci sono proprio delle catene che vi tengono legati e vi terranno legati, ovviamente secondo quello che vede e pensa questa persona, per tutta la vita, quindi è un per sempre questo rapporto, come tipico anche del Capricorno, di nuovo ritorna, quindi comunque questa maschera, no, che indossa molto spesso questo segno di voler mantenere comunque un certo rigore, però interiormente ha un fuoco che gli arde molto potente, molto forte, ok? Quindi sicuramente arriverà un punto in cui questa persona, diciamo, ecco, metterà da parte tutte queste incombenze per potervi vedere, perché questa persona non ne può più. Ma ragazzi, non ne può più anche in caso vi abbia visto l'altro ieri, cioè nel senso questa persona è molto libidinosa nel momento in cui pensa a voi, quindi per questa persona voi siete, diciamo, ecco, un'immagine molto potente da un punto di vista erotico, e ripeto che farà di tutto, anche addirittura rischiando, quindi attenzione, in caso voi non lo vogliate ovviamente, il vostro rapporto potrebbe lasciare tracce, d'accordo? Anche proprio il rapporto fisico, perché questa persona mi sembra molto distratta, sarà molto distratta dal desiderio, quindi capace di fare di tutto. Vediamo in posizione centrale, però prima di vedere appunto i contro della situazione, che cosa ha nel cuore però appunto questa persona. Allora, qui abbiamo gli amanti, cosa vi ho detto con la carta del diavolo, che questa persona comunque prova dei sentimenti, la carta dell'innamorato. Allora ragazzi, guardate questa ragazza così bella, che comunque diciamo sembra ferita sulla schiena, proprio perché il rapporto, il vostro rapporto potrebbe non essere semplice, soprattutto in caso questa persona sia impegnata, ma al di là di questo, anche in caso non lo sia, evidentemente il vostro è sempre stato un rapporto particolare, un rapporto da viversi in maniera molto conflittuale, o che comunque ha posto della conflittualità interiore in questa persona. Ecco, soprattutto in caso questa persona sia impegnata, perché gli amanti parlano anche di scelte difficili, dure da compiere, ma comunque di una persona che non riesce, vedete, a fare a meno di voi, anche rispetto alle altre donne, cioè vi paragona alle altre donne questa persona e non vede nessuna alla vostra altezza, ragazzi, non c'è niente da fare, come questa bellissima ragazza è il modello per eccellenza per i quadri dipinti di questo pittore, ok? Ecco, diciamo che obiettivamente questa persona è così che vi vede, come il suo ideale di donna. Ripeto, a prescindere che questa persona sia meno impegnata, potrebbe essere impegnata, ma lui ha voi come modello, come donna ideale, quindi poi bisognerà anche capire le motivazioni, no? Per cui lui ha sposato o è impegnato con l'altra donna.
chiaro che in questa stesa per ora fino adesso non compare l'altra persona in caso si tratti di una storia con una persona impegnata, ok? Quindi sicuramente questa persona vede voi come la sua anima gemella. Guardate, qui abbiamo appunto anche il simbolo dei gemelli, quindi sicuramente ecco questa persona vi vede come la sua anima gemella, ok? Quindi la persona forse più adatta a lui per quanto riguarda l'erotismo, ma anche i sentimenti. Quindi per voi questa persona prova veramente, veramente tantissimo, ok? Quindi è una persona molto presa, è una persona che ha come diciamo collante, ripeto, l'erotismo, ma non solo, perché qui parliamo di grandi sentimenti. In caso questa sia una persona impegnata, ecco, parlavo di scelte, questa potrebbe essere una persona arrivata ad una scelta, che potrebbe pensare ad una scelta e che effettivamente non ne può più di stare con la compagna ufficiale, veramente ha voglia di scegliere questa persona. Questo è quello che ha nel cuore, ragazzi, non poteva uscire carta più bella, cioè la carta dell'amore nel cuore. Ragazzi, carta più bella non poteva essere estratta, ok? Quindi questa persona sarebbe anche pronta ad una scelta, se avesse la classica bacchetta magica, ovviamente che non ha nessuno di noi, chiaramente, ok? Allora ragazzi, vediamo in questa posizione invece però appunto gli ostacoli, cioè che cosa potrebbe ostacolare il vostro rapporto. Allora, 10 di bastoni, 10 di fuoco, quindi di nuovo diciamo ecco una situazione appunto inerente comunque il lavoro. Come potete vedere anche in questo caso questi due diciamo ecco amanti stanno per prestarsi ad un momento di sessualità molto spinta in un ascensore, di conseguenza, ripeto, questa persona potrebbe volervi vedere proprio in un momento, diciamo, particolare della sua giornata, quando non potrebbe generalmente potervi vedere, quindi è una carta che parla di rischio, ve l'ho detto col diavolo, è una persona che però si lascerà veramente comandare dalle parti basse del corpo, quindi non ne potrà più, questa persona vorrà assolutamente avervi, vorrà vedervi a tutti i costi e ripeto cercherà anche un po' di spingere forse no? Ad abbattere delle vostre ritrosie, cioè voi vedete potreste essere ritrose magari nel volerlo fare in un determinato posto o magari potreste non essere contente per esempio essere un po' rancorose in caso non vi vediate magari da molto tempo, potreste voler mettere dei puntini sulle i, ecco che questa persona cercherà di bypassare, diciamo, ecco, questa vostra infelicità, queste vostre ritrosie per potervi, tra virgolette, ovviamente portare a fare un po' ciò che lui vuole, d'accordo? Quindi comunque ad avervi e comunque appunto ad avere un rapporto fisico con voi. Ecco che questa persona è molto stanca, è molto stressata, il 10 di bastone è una carta che parla di stanchezza, che deriva dall'aspetto sicuramente psicologico, ma anche dall'aspetto fisico. Quindi questa persona potrebbe sentirsi appesantita da, per esempio, varie situazioni, i bastoni rimandano sicuramente alla professione, lo dicevo con il 3 di denari all'inizio della stesa, ma anche questioni inerenti appunto come sempre la famiglia, cioè la molteplicità, come tipico del 10 di bastoni, delle situazioni che in qualche modo ecco, fanno parte della quotidianità di questa persona. Il 10 di bastoni di solito fa pensare a una persona che si carica addosso di troppi pesi, è una persona che non ama demandare, è una persona che ama fare sempre tutto lei, tutto lui, quindi chiaramente è una persona che ha sulle sue spalle dei pesi che potrebbe comunque condividere con qualcun altro, ma lui non lo vuole fare. Quindi diciamo che anche chi è causa del suo mal pianga se stessa, cioè obiettivamente questa persona fa fatica a lasciare andare anche delle situazioni che lui potrebbe tranquillamente, ripeto, lasciare ad altre persone o demandare. Ve lo dicevo all'inizio con il simbolo del Capricorno ripetuto ben 2 volte, questa è una persona che tende a sentirsi sempre responsabile per gli altri, quindi ha un senso del dovere schiacciante, castrante. Ecco perché poi arriva a non poterne più e a vedervi veramente quando sta impazzendo, per forza.
mette sempre da parte se stessa questa persona per cercare di comunque aiutare gli altri o svolgere le proprie mansioni, insomma questa persona dovrebbe cercare anche di gestire evidentemente la sua quotidianità in maniera un po' più equa, equilibrata, dando magari anche più spazio evidentemente appunto ai suoi desideri. Fa fatica a farlo però, fa molta fatica a farlo. Vediamo ragazzi in questa posizione l'ambiente che circonda questa persona. Allora, e qui abbiamo il 2 di aria, quindi 2 di spade. Allora, beh, sicuramente questa non è una persona particolarmente fortunata in quanto ad amicizie, anzi direi che questa è una persona che non gode di grandissime amicizie, conoscenze. Diciamo che obiettivamente questa è una persona che sicuramente può contare unicamente sulle sue forze. È una persona anche molto invidiata, il 2 di spade rimanda, vedete, proprio a questo ghigno malvagio, malefico nei confronti dei successi appunto degli altri, quindi questa è una persona che tende ad avere attorno a sé persone molto invidiose dei suoi successi, persone poco equilibrate. È una carta che rimanda, vedete, al segno della bilancia, quindi sicuramente una persona che, diciamo, ecco, non gode di molti aiuti, di amicizie, ha attorno a sé persone invidiose, in caso sia una persona brillante da un punto di vista professionale o economico-finanziario, una persona invidiata, potrebbe essere una persona di bell'aspetto che quindi è altrettanto invidiata per questo. Diciamo che ecco, questa persona ha diverse persone attorno a sé molto ostili. I classici, diciamo, falsi amici che potrebbero far buon viso a cattivo gioco quando hanno bisogno di lui o di lei, per poi chiaramente invece nascondere magari delle intenzionalità molto negative, ma veramente negative, perché il 2 di spade è una carta che parla di rivali, di oppositori, quindi di persone sicuramente anche particolarmente false. In caso, per esempio, voi apparteniate alla stessa compagnia, diciamo lo stesso gruppo amicale, molti falsi amici potrebbero essere dalla vostra parte e in realtà parteggiare caldamente per il vostro rapporto per poi invece ostacolarlo di nascosto, perché magari persone ostili e rivali, perché magari interessate a voi. Cioè sicuramente questa non è la persona più tranquilla del mondo perché ritiene di non avere i giusti appoggi e di fatti con il 2 di spade effettivamente questi appoggi non ci sono, cioè questa persona non ce li ha. Ora ragazzi capisco obiettivamente anche il perché in caso sia una persona libera per esempio che non debba vivere così per forza di nascosto il vostro rapporto invece lo faccia con questo 3 di terra, 3 di denaro iniziale, perché evidentemente ecco questa persona potrebbe avere anche familiari contrari alla vostra frequentazione, per esempio al vostro rapporto, quindi sente di dover vivere il vostro rapporto di nascosto, potrebbe avere appunto anche colleghi contrari al vostro rapporto, quindi sicuramente questa persona non è folle, cioè effettivamente qui i rivali ci sono e sono molto agguerriti in qualsiasi ambiente comunque il vostro rapporto si sia sviluppato, quindi sia tra le amicizie che in ambito professionale che anche in ambito familiare. Vediamo ora ragazzi in appunto penultima posizione che cosa abbiamo, quindi sicuramente il destino cosa vi riporta. Allora qui abbiamo un bellissimo 3 di coppe, 3 d'acqua, vedete appunto una carta che rimanda al segno zodiacale del Cancro. Allora ragazzi, sicuramente in questo caso questa è una persona che farà di tutto per vedervi, tra di voi ci saranno sicuramente molti incontri. Il 3 di coppe parla anche di incontri con, diciamo, un risvolto sicuramente emotivo molto forte, molto importante. Quindi questa persona, ok, ha voglia di vedervi perché c'è una forte sessualità da, diciamo, ecco, sfamare, ma in questo caso con questo 3 di acqua qui abbiamo comunque una situazione che prenderà corpo anche e soprattutto da un punto di vista
certamente emotivo e sentimentale. Il 3 di coppe è una carta che parla di un rapporto che diventerà molto profondo da un punto di vista appunto sentimentale, incontri che saranno un connubio molto bello e molto importante da un punto di vista appunto più di cuore. Quindi questa persona potrebbe sembrarvi più romantica, molto più dolce, molto più tenera, sempre appassionata, l'abbiamo detto con questo diavolo, 10 di bastoni, 3 di denari, però sicuramente una persona che tenderà anche a dare più libero spazio, vedete, a voi, ai vostri desideri. Quindi questa è una carta molto bella che parla sicuramente di, ripeto, più incontri, anche a breve tra l'altro, perché il 3 di coppe è una carta che parla di comunicazione, di un mettersi d'accordo, di un collaborare a breve termine, quindi di inviti e anche di messaggi, quindi di contatti ripetuti, dove questa persona vi sembrerà sicuramente molto dolce, molto tenera, una persona che ha quindi una gran voglia di potervi anche dimostrare questi suoi sentimenti, cioè questa non è una persona che verrà da voi con l'intento solo di prendere, ok? Ma anche con l'intento di dare quel qualcosa in più al vostro rapporto di ovviamente sentimentale. È una carta quindi che parla di, ripeto, incontri molto belli, tra l'altro anche a breve termine, quindi entro breve, quindi parliamo di coppe, perciò pochi giorni e ovviamente anche poche settimane, 3 giorni, 3 settimane al massimo, quindi sicuramente questa persona la rivedrete a breve, quindi non parliamo di mesi, e la risentirete altrettanto a breve. Quindi un rapporto molto bello che procederà veramente molto bene. Attenzione però, in caso sia un rapporto extraconiugale per voi, per lui o per entrambi, rimarrà ragazzi tale, almeno per il percorso individuato in questo momento a partire da oggi dal karma. Quindi questa persona nel cuore ha la volontà di effettuare una scelta, però ovviamente nell'immediato futuro farà fatica a farla questa scelta. Quindi è una carta che parla comunque di incontri, ma ancora legati ad una triangolazione. Però incontri molto belli, l'altra persona qui non viene mai menzionata, ragazzi, in caso sia un rapporto con una persona ovviamente impegnata. In caso voi abbiate dubbi sulla fedeltà di questa persona, che possa avere altre persone attorno a sé, assolutamente no, anzi qui ci sono solo persone ostili, ma assolutamente qui non compaiono terze persone che possano in qualche modo inficiare il vostro rapporto anche in futuro. Quindi questo ve lo garantisce anche il karma, d'accordo? Quindi incontri, contatti molto belli. Vediamo ragazzi in questa posizione molto importante appunto il consiglio degli arcani. Allora ragazzi, qui abbiamo il cavaliere di terra, cavaliere ovviamente di denari. Ecco, questo è un consiglio pratico, cioè vi viene consigliato appunto, in caso voi lo vogliate ragazzi, questo è sempre solo un consiglio che viene dato a voi dagli arcani, ma io lo ripeto sempre nelle stese tarologiche, l'ultima parola spetta sempre a voi, quindi poi sarete voi a decidere se dare a questa persona la possibilità o meno appunto comunque di diciamo farsi rivedere o risentire. Sicuramente questa persona comunque ha voglia di rivedervi e risentirvi, sicuramente tra di voi ripeto ci sarà anche un dialogo importante, un sentirsi, un parlarsi come vuole il 3 di coppe ma anche il cavaliere di denari. Ecco, questa carta 3 di denari vi consiglia di dare udienza quindi a questa persona, di ascoltare quello che questa persona potrebbe volervi dire, anche inerente magari a questioni legate alle difficoltà che potrebbe aver avuto sino ad ora in riferimento al vedervi. Quindi è una carta pratica, cioè prestate attenzione a quello che questa persona potrebbe volervi dire ed eventualmente, in caso per voi questa persona sia veramente così importante, potrebbe essere, diciamo, consiglio utile dare un'altra magari chance a questa persona nel farsi capire, spiegare, nello spiegare, no? Magari le motivazioni che hanno tenuto questa persona
lontana da voi, perché qui le motivazioni ci sono, quindi non è una persona che ha paure, non è una persona che ha ritrosie particolari, non è una persona che ha qualcun altro. Qui delle difficoltà ci sono state a livello pratico, ok? Quindi non è il bugiardo seriale classico che emerge molto spesso dalle stese, in questo caso è una persona che ha avuto effettivamente delle difficoltà, ok? Che ha dei rivali abbastanza caparbi, in questo caso con questo 2 di aria, 2 di spade, quindi sicuramente questa persona potrebbe volervi raccontare qualcosa in più. Quindi una carta che parla di compromesso, una carta che parla di un vedersi, di un capirsi e anche di un dare spazio alla terra, quindi sicuramente all'eros e alla passione e al desiderio. Ma Cavaliere di Terra ha una caratteristica rispetto agli altri cavalieri, ossia la lentezza, cioè andateci caute, ok? Quindi va bene dare a questa persona anche la possibilità di spiegarsi sul perché non vi siate visti magari sino ad ora o quali possano essere queste difficoltà che lui ha nel potervi vivere, per cui vi deve vivere di nascosto, ok? Magari anche in caso sia una persona non impegnata, però ovviamente da parte vostra cautela e lucidità, perché parliamo di un cavaliere di terra, quindi ragionate razionalmente su quello che vi verrà detto, non è un cavaliere di coppe, quindi vi si sta invitando a non lasciarvi andare completamente, diciamo, ecco, all'erotismo, alla passione, all'amore per questa persona, ma cercate di trarre le informazioni più utili a voi per conoscere meglio questa persona e la realtà che circonda questa persona, ok? Quindi vivete, non dico in maniera distaccata, perché con distacco vivere un sentimento è impossibile, ok? Però cercando di non, diciamo, ecco, andare troppo oltre con la fantasia, con il desiderio, con comunque l'immaginazione. Non fatevi castelli in aria, dice il Cavaliere di Terra. Raccogliete informazioni, tenetele lì nel vostro cassettino mentale delle verità in riferimento a questa persona e fatene buon uso in futuro. Quindi è una carta che parla di procedere per gradi. La caratteristica del Cavaliere di Terra è la lentezza, ok? Quindi cercate di darvi del tempo anche per capire effettivamente come possano stare le cose tra voi e questa persona. Ok? Quindi lentezza e furbizia, caratteristiche tipiche del Cavaliere di Terra. Dunque, vediamo ragazzi ora in ultima posizione, appunto se ci saranno degli intoppi per quanto concerne il vostro prossimo incontro, oppure se filerà tutto liscio. No, ci saranno degli intoppi, la carta della torre, quindi ci saranno dei contrattempi, perché la torre parla proprio di contrattempi imprevedibili che voi ovviamente né voi né lui riuscirete in qualche modo, diciamo, ecco, a prevedere. Non vi preoccupate comunque, perché con il 3 di coppe abbiamo visto che qui gli incontri ci saranno entro 3 giorni o 3 settimane al massimo, quindi sicuramente ci saranno, però evidentemente il prossimo incontro potrebbe essere rimandato, perché la torre parla proprio di un intoppo, di un, diciamo, momento difficile che questa persona, probabilmente proprio questa persona, andrà a vivere, perché evidentemente ci saranno delle condizioni, delle situazioni sine qua non evidentemente a cui questa persona non vorrà comunque rinunciare. La torre parla comunque sempre di una certa rigidità, diciamo mentale, di un pensiero fisso, lo dicevamo già dall'inizio con questo 3 di terra, che questa persona fa veramente fatica a sottrarsi a questi impegni, o comunque in caso sia una persona impegnata, qui potrebbero proprio esserci delle problematiche inerenti alla famiglia. Quindi voi potreste mettervi d'accordo, ovviamente, e poi non riuscire a rivedervi, non riuscire magari a incontrarvi in quel determinato giorno o in quella determinata ora. Ripeto, non preoccupatevi, perché comunque nel 3 di coppe abbiamo visto che gli incontri ci saranno, però il prossimo incontro potrebbe subire delle modifiche, dei ritardi, un vedersi, comunque un dover cancellare l'appuntamento, appunto un vedersi magari da un'altra parte, un cambiare all'ultimo momento programma. È questo che, diciamo, riporta la torre, cioè un cambiamento all'ultimo momento dovuto appunto ad una situazione difficile, diciamo così, pericolosa, che questa persona andrà a viversi. Ovviamente in caso questa sia una persona impegnata, le difficoltà nasceranno proprio da questo impegno, però io come sempre
cerco appunto di dare delle specifiche in più inerenti a questa situazione, scegliendo altre due carte, quindi per chiarire bene quali diciamo ostacoli ci saranno, di che natura saranno questi ostacoli che porteranno a questo incontro che potrebbe essere appunto rimandato così difficile, reso così difficile con questa torre. Vediamo quale contrattempo, vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, qui abbiamo l'8 di bastoni, quindi comunque diciamo ecco il desiderio di vedervi c'è. Ok, 4 d'acqua. Allora, problemi legati alla famiglia. Sì, 4 d'acqua e 4 di coppe che rappresenta appunto l'ambiente familiare. Quindi, nonostante ci sia l'8 di fuoco, quindi l'8 di bastoni, quindi un mettersi d'accordo tra voi e questa persona per potervi appunto vedere quanto prima, ecco che invece qui ci saranno delle problematiche inerenti alla famiglia. In caso sia impegnata questa persona e con figli, inerenti ai figli, la gestione proprio quotidiana dei figli, per cui ovviamente questa persona in questo momento potrebbe, diciamo ecco, dover rinunciare al vedervi. Potreste decidervi di vedervi per esempio tra 2 giorni e potrebbe dire no, ok, vediamoci fra 2 settimane. Ecco perché col 3 di coppe vi parlavo di 3 giorni, 3 settimane, ok? Quindi comunque di situazioni che potrebbero slittare anche entro al massimo un mesetto, proprio perché obiettivamente qui abbiamo, diciamo ecco, delle difficoltà legate alla famiglia. Quindi questa persona, pur mettendosi d'accordo con voi, perché vedo molte comunicazioni con l'8 di bastoni, quindi un grande desiderio di vedervi, sicuramente questa persona farà veramente fatica, perché ci sarà un contrattempo legato appunto alla sua vita personale, in caso soprattutto sia una persona impegnata. In caso questa persona sia libera, quindi non abbia moglie e figli a carico, ecco che comunque questa persona potrebbe avere, diciamo, delle difficoltà inerenti alla famiglia di origine, quindi mamma, papà, fratelli e sorelle. Quindi questioni inerenti magari anche il denaro, di cui potrebbe dover parlare con una certa urgenza, oppure, spero di no, magari la salute di un familiare, cioè situazioni legate comunque all'ambiente casa. 4 di coppe, le 4 mura di casa però, perché parliamo di coppe, quindi non diciamo di questioni da un punto di vista professionale, quindi quello che intralcerà il vostro vedervi non sarà il lavoro di questa persona, ma la casa, l'ambiente famiglia, il focolare domestico. Quindi in caso sia una persona impegnata, il focolare domestico che ha con la compagna, in caso sia una persona libera, l'ambiente in cui vive, o comunque in caso viva ad esempio con i genitori, o comunque la famiglia d'origine, d'accordo? Quindi sicuramente questa persona potrebbe per esempio non avere casa libera, o voi potreste non avere casa libera, quindi ci sono delle situazioni inerenti dei familiari. Siamo in periodo estivo, potrebbero per esempio giungere a casa sua dei familiari a trovarlo, in caso per esempio abitino lontani, ok? Quindi questa persona potrebbe far fatica a muoversi, d'accordo? La carta della torre è una carta velocissima, quindi parla al massimo di una quindicina di giorni, poi sicuramente questa torre va ad esaurirsi. Quindi cercate di portare pazienza entro i prossimi 10-15 giorni circa, per cui questa persona potrebbe avere difficoltà nel vedervi. Ma poi sicuramente con il 3 di coppe, lo abbiamo detto, qui questi incontri ci saranno e saranno veramente molto belli. D'accordo? Quindi abbiate pazienza, qualche incontro potrebbe saltare con questa torre, anche magari proprio nella modalità del vedervi e comunque il dovervi vedere di nascosto, magari non in una determinata fascia oraria, quindi qualcosa, qualche intoppo ci sarà, ma poi non vi preoccupate perché comunque gli incontri assolutamente ci saranno e saranno veramente molto belli. Qui il problema è l'ambiente familiare, quindi non c'entra il lavoro, non c'entrano questioni a carattere economico-finanziario. Ecco, qui ci saranno situazioni inerenti alla famiglia, l'ambiente domestico, le 4 mura di casa, ok? Però, ripeto, non preoccupatevi perché poi comunque l'incontro ci sarà.
Ovviamente, come sempre, ragazzi, lo ripeto, queste sono stese interattive che ovviamente valgono come energie generali. Chiaramente, in caso vogliate delle specifiche in più, basta contattarmi per un consulto privato all'indirizzo che trovate in descrizione e come sempre a video per approfondire ovviamente la vostra condizione in particolare. Come sempre, ovviamente, dal vostro punto di vista, mi raccomando, forza, coraggio e determinazione. In caso vogliate ovviamente abbonarvi al canale per poter vedere ed ascoltare dei video riservati soltanto agli abbonati, basta cliccare su abbonati e quindi potrete, ecco, in questi giorni così caldi, di caldo veramente torrido, poter ascoltare, diciamo, ecco, qualche video che spero possa alleggerirvi il più possibile appunto queste giornate. Dunque, ovviamente, come sempre, mi raccomando, ripeto, molta forza, molto coraggio e molta determinazione. In caso vogliate seguire il consiglio del Cavaliere di Terra, quanto mai utile secondo me, vista comunque questa situazione di, diciamo, piccola difficoltà. Come sempre, mi raccomando, buon percorso karmico, buoni incontri tra di coppie, ricordate che ci saranno e come sempre, ovviamente, a presto!